Buongiorno nella fantastica e solare San Francisco. It's Sydney, you dickhead. I was joking. Anyway, cosa farò a Sydney? Farò un bellissimo Sydney Food Porn Tour. Andrò in tantissimi posti pazzeschi dove mangerò tante cose porche per farvi vedere cosa questa città ha da offrire e anche da farvi ingrassare. E niente, partiamo dalla colazione visto che è il pasto più importante della giornata. Let's go! La nostra colazione da Swiss Bakers è prendiamo una bee sting, che sarebbe un bignè guarnito con mandorle e caramello e farcito con crema pasticcera. Qui ci sarà da sporcarsi. Tempo fa c'era della crema. A me piace un sacco perché le mandorle si sentono che sono belle croccanti, poi c'è il caramello che lo addolcisce, la crema non troppo dolce, che è davvero ottima. Secondo me questo bignè è davvero favoloso. Ok, now you can have the rest. Wait, you can open and I can put this inside. Allora, questo è live. That's a lot. Mettiamo di nuovo la crema dentro il bignè. Ora gli chiedo se hanno bisogno da lavorare. Ci allontaniamo dal centro direzione Auburn per fare brunch in un ristorante nepalese. Che fai? Non te lo fai un brunch con il chicken momo steaming? Che sarebbero rotti ravioli, il pollo al vapore. Sono un po' speziati, siete un po' il curry, un po' piccantini, la pasta esterna è cotta al dente e devo dire che sono davvero ottimi, brunch ideali. E dopo i ravioli, spiedini, ma con una salsa molto speciale. Vamos! Per cena ristorante malese con dei beef satay e la loro salsa peanut sweet and spicy, ottima. Io me la berrei già di così di suo, anzi se almeno proprio lo facciamo. Io avrei qualcuno per mangiarmi la salsa, però torniamo a noi. Doccia, manzo ben grigliato, non secco, un po' speziato e poi tocciato con questa salsina un po' piccantina, un po' dolce. È davvero la fine del mondo. E per cena Cina thailandese Yokior, perché c'è un granchietto che ci aspetta. Un granchietto. E che fai? Per cena non ti viene a prendere un Punin pad phon curry, che in parole povere è del granchio morbido fritto con una salsa al curry, cipolle, sedano cinese e red chili. Adesso facciamo questo bellissimo pezzettino, lo tocciamo come noi italiani sappiamo fare. La particolarità di questo granchio è morbido in tutto e fritto diventa non troppo croccante, un croccante diciamo morbidoso. Poi c'è questo curry che non è troppo speziato, si sentono anche le cipolle, sinceramente non si sente il sedano cinese ed è leggermente piccante, ma poco, proprio una nota proprio alla fine. Però questo granchio è ottimo, davvero buono. Per la colazione di oggi ho scelto Graham Caffè Pancakes, ma non per mangiare dei semplici pancakes, ma bensì dei Japanese pancakes, tipo la torre di Pisa, ma questa torre è molto più buona. Direi una colazione fluttuante con questi splendidi soufflé pancake. Andiamo a mettere il nostro sciroppo d'acero. Non ho mai visto dei pancake così alti e soffici. Sono molto buoni perché sono molto spumosi. La consistenza appunto di questo soufflé si sente un po' la nota di uova, poi con lo sciroppo d'acero diventano irresistibili.
mix panna, sciroppo d'acero, pancake, tutti e tre insieme è una bomba. E per merenda, coi un dessert bar contemporaneo con delle tortine fighissime e buonissime. Dopo lo spaccamento c'è l'assaggio mango yuzu con mango yuzu, che è un tipo di limone, e mandorle, e poi una ganache di cioccolato. Una base bella croccantosa. Bello crunchy alla base, che queste mandorle sono belle compatte. Poi c'è questo mix di mango limone dove alla fine riesci a sentire entrambi i sapori. Non è che ne prevale uno dei due, no? Si riescono a sentire entrambi. All'inizio senti la dolcezza del mango e dopo senti un po' l'acidità dello yuzu. Molto fresca. Passiamo all'assaggio della passion colada, che sarebbe base e mandorle. Poi c'è del cocco, del mango, passion fruit e Malibu. Allora, qui la base di mandorle è più friabile, non è compatta come quella di prima. C'è anche del cocco sbriciolato che si sente molto. E poi c'è il sapore del mango che è molto forte. Passion fruit quasi inesistente, direi. E forse è meglio così, visto che il passion fruit non è il mio frutto preferito, però davvero ottima. Come pre-cena stasera ho scelto Holy Duck perché qui c'è da mangiare l'anatra alla pichinese e io ne vado pazzo, quindi venite a vedere. E dopo aver creato il nostro bellissimo pancake, adesso se magna. Io adoro questo piatto perché è una sorta di fai da te, quindi puoi mettere tutta la carne che vuoi, le verdure che vuoi, la salsina che vuoi. Io amo la hoisin sauce, che è una salsa molto dolce, e appunto qui si sente la dolcezza dell'hoisin sauce, poi c'è il crunchy del cetriolino, la carne è ben arrostita e c'è questa fusione di sapori che secondo me è perfetta. Per la cena di stasera ho scelto uno dei miei ristoranti preferiti a Sydney, Chin Chin. Non si vede un cazzo, lo so, però vabbè, ora vi faccio vedere che comunque è quello. Vamos. Facciamo una maialata. Questa è la carne sfilata. Una costoletta di manzo cotta 2 volte ed è morbidissima. Si stacca con le dita. Glassata, non troppo dolce. Non penso di aver mai mangiato una costoletta così morbida. Il fatto che sia manzo si sente il sapore un po' più deciso, però c'è questa marinatura che un po' copre. Davvero spettacolare. E continuiamo con la mia portata preferita, il massaman curry di manzo brasato. La carne non è morbida come quella della costoletta, ma rimane comunque molto tenera. Poi c'è questo curry che è cotto insieme a degli arachidi, a dei cipollotti. Infatti si sentono a volte gli stranocchi degli arachidi. E io che non sono amante del curry, qui mi piace un sacco. Questo piatto per me è una garanzia. Qui al Metro Mall del Queen Victoria Building abbiamo preso un muffin banana e con la crema di cocco con anche tante scaglie. Questo è buono, Cioè, tutta la base che è di banana e poi c'è la crema di cocco. La cosa che mi piace è la combinazione che si lega bene perché la banana
è comunque un sapore molto forte di solito nei dolci. La crema di cocco, anche se il cocco comunque è molto forte, non è troppo dolce, quindi secondo me il sapore è tutto ben bilanciato e poi la base è bella morbida. A me sto muffin mi piace un sacco. E che fai? Una merenda non ti viene a fare da mango coco? Amante di mango e amante di cocco, questo è il posto perfetto. E ora vi faccio vedere il perché. Consiglio ai deboli di cuore di fare attenzione a questo posto perché potrebbe creare dipendenza. Combo mango sticky rice dove abbiamo mango pudding, sticky rice cocco, gelato al cocco, mango pearl, poi abbiamo il taro pearl, poi abbiamo la panna montata al cocco e il mango fresco. Non so da dove iniziare, allora iniziamo facendo un po' di porcate, mettendo un po' un mix. Sono le palline di mango che quando si mordono rilasciano nel succo di mango. La panna montata al cocco, che è una cosa mai vista, super cremosa, dolce e gelata al cocco. Lo sticky rice. Quanto è buono sticky rice, buono il mango fresco. Poi c'è questa tortina di mango tutta gellicosa e poi come avete visto abbiamo guarnito il tutto con una salsina al cocco. Questo piatto è pazzesco, vi create il cucchiaino come volete, è un fai da te di porcosità tra mango e cocco. E che food porn tour sarebbe se non ci fosse almeno un bel paninazzo? E per questo ho scelto Bar Luca, che per me è il posto migliore per mangiare dei bei panini porcosi qui a Sydney. L'hamburger della settimana è il Blame America, in cui c'è fatti di manzo, cipolle caramellate, bacon glassato allo sciroppo d'acero, cheddar, mostarda glassata al sciroppo d'acero, la poutine, che è una sorta di piatto tipico canadese che io non conoscevo, che sono delle patatine fritte un po' a cacciolina, e il pulled beef brisket. Vamos! C'è una serie di sapori che si contrastano perché ci sta tutta la dolcezza dello sciroppo d'acero che si contrasta con il beef brisket che è un po' glassato al barbecue, poi c'è il patty che è bello succoso e le cipolle che comunque sono belle grigliate, si sente quell'aroma. Per un panino porcoso consiglio Bar Luca. E perché sono troppo buone? Voglio menzionare anche queste patatine fritte che sono sottilissime, aromatizzate con paprika, sale e delle spezie, ma quando le mangi ti sembra di mangiare le patatine sticky, quelle della San Carlo, sono tipo uguali. Patatine fritte così buone difficilmente le ho mai trovate. E per cena Malabar, cucina del sud dell'India, piatti fantastici, ma ce n'è uno in particolare che ogni volta mi fa mancare Sydney. Ho aspettato da tanto tempo questo momento perché volevo tornare a mangiare il chicken makhani, che è una versione personalizzata del butter chicken, del pollo cotto a bassa temperatura con una salsa di pomodoro, miele e foglie di fieno greco, che è una spezia che non ho mai sentito in Italia, ma fin quando rende questo piatto pazzesco mi va bene. Il pollo è tenerissimo, è davvero morbido. Poi c'è questa salsa di pomodoro davvero dolce perché il miele influisce molto su questo sapore. Poi c'è questa piccola nota di piccante che appunto è data dalle foglie di fieno. E sto piatto a me mi fa impazzire, è davvero buono. La colazione di oggi è da Rollers a Manly, al nord di Sydney, perché siamo venuti a prendere il banana bread twice baked, fatto di marmellata di banane, pezzi di banana bread,
butterscotch cream e noci pecan. Cioè, sto croissant è il loro must e inizio a capire perché. Allora, non so da dove morderlo. Vabbè, noi lo mordiamo dal mezzo. C'è questa texture molto friabile, c'è la morbidezza del banana bread, poi c'è la croccantezza delle noci pecan, la marmellata di banane che è davvero tanto buona e molto dolce. Capisco perché è il loro cavallo di battaglia. Good afternoon, customers. Alex Stop will be Burnwood, followed by Ashfield. In zona Cabramatta c'è da provare Valais, un dolce molto particolare, promettente e visivamente pazzesco. Vi dico solo palle nell'oceano. Vabbè, andiamo, va. I want to translate this. Butterfly, fish, flower. Ah, è fiori di pisello. Ma che cazzo sono fiori di pisello? Praticamente sto piatto che si chiama Beach Balls è tipo una riproduzione dell'oceano con delle frittelle di patate dolci e questa crema pasticcera ai fiori di pisello. Quindi i fiori di pisello sono queste cose. Ecco perché è blu. E mo' tocciamo e assaggiamo. Essendo patata dolce, la frittella si sente che è molto più dolce rispetto alle patate normali. Esteriormente sono sì croccanti, ma hanno un interno morbidissimo, e poi c'è sta crema pasticcera colorata di blu che è davvero dolce e a me sinceramente piace un sacco. Stasera cena in un altro mio ristorante preferito, Bay Hong, cucina vietnamita con due piatti pazzeschi. Andiamo a mangiare. Come antipasto prendiamo questo piatto che si chiama lo scallop bambeo, che sarebbe tipo una sorta di raviolino, tipo un involucro di riso, con all'interno papa e gamberi e poi guarnita con carote e scalogna. Buon appetito! L'interno è cotto molto bene, un po' fiscoso, e poi c'è la carota e lo scalogno che è un po' bruciacchiato, che incidono molto sul sapore, ma devo dire che è un antipasto davvero privilegiato. E come portata principale prendiamo il fish ossobuco curry, che sarebbe manzo cotto a bassa temperatura, cioè talmente bassa temperatura che non si riesce a prendere perché è molto tenero e morbido, con del coriandolo, delle patate, del curry un po' piccante e dello scalogno. Anni fa era la mia portata preferita e lo confermo anche questa volta. Non è troppo piccante perché a me il piccante non piace, cioè c'è questa nota di piccante, poi comunque c'è anche il coriandolo che incide molto, è davvero tanta roba. E per finire la serata in bellezza un bel gelatino da Rivareno con due gusti inimitabili, gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Il gelato che ho preso è una coppetta con due gusti, cocco mango, perché secondo me sono quelli più autentici, dove c'è un sapore davvero formidabile e davvero intenso. Andiamo con l'assaggio del mango. Cioè il mango che c'è in Italia ve lo potete scordare. Gelato cremosissimo, sapore di mango davvero forte, dolce, sembra di mangiare un mango. Troppo buono. Ora è il momento del cocco, un altro dei miei frutti preferiti, bello cremoso pure questo. Quanto è buono sto cocco, ma quanto è buono sto cocco! Un po' più granuloso, sapore del cocco davvero intenso. Sinceramente io in Italia non ho mai mangiato un cocco così buono e questa gelateria resta per me la migliore di Sydney. The next day. Ed eccoci qua in aeroporto perché purtroppo si torna a casa. Anche le cose belle finiscono, quindi questo Sydney Food Porn Tour finisce qui. Grazie di aver visto il video, iscrivetevi al canale per guardare altri futuri video, anche quelli passati perché siete dei chinotti se non li avete ancora visti. Mettete un mi piace e... oh cazzo, io me ne vado.
Ciao!